Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi voglio parlarvi di una pianta perché voglio sistemarla nel mio giardino, ne ho anche altre già sistemate in giardino, una pianta molto interessante. Questo perché? Perché è una pianta che darà dei fiori in un periodo in cui il giardino è addormentato, ovvero l'inverno. È una pianta che fiorisce da gennaio in poi, arrivando con le sue fioriture fino a marzo, a volte anche fino alle prime settimane magari di aprile, se il freddo un po' si prolunga, perché è una pianta che ama il freddo e che fiorisce proprio nella stagione invernale. Sto parlando dell'elleboro o elleboro, una pianta molto ma molto interessante della famiglia delle ranuncolacee, ed è una pianta a sviluppo, diciamo, a fioritura appunto, come dicevo, invernale. Il suo sviluppo nelle specie ibride è praticamente continuo perché hanno sempre delle foglie fuori dal terreno. Molte specie botaniche invece sono decidue e quindi perdono poi le foglie per ricominciare a ributtarle fuori dalla terra poi in un determinato periodo dell'anno. Una pianta molto interessante, i suoi fiori non sono particolarmente appariscenti, anche se possiamo trovare delle fioriture in questo tipo di pianta che vanno dal rosa al bianco, mi sembra anche un po' il giallino, e io nel vivaio ieri ne ho trovata una veramente molto, molto interessante, ve la faccio vedere. È una pianta di elleboro a fioritura praticamente nera, con questi fiori, mi hanno detto che sono molto ma molto scuri. Solitamente i fiori scuri, che noi li vediamo nelle fotografie dei siti magari di vendita, che sono particolarmente neri, a volte sono di un rosso molto scuro. Fiori proprio neri neri è molto difficile trovarli, solitamente hanno queste sfumature, e molto spesso quando noi acquistiamo delle piante con queste fotografie, che le abbiamo scelte tramite delle fotografie che sono particolarmente scure e nere, a volte è stato un po' accentuato il colore magari per invogliare le persone all'acquisto, e poi ci troviamo magari delle piante che sono, appunto come dicevo, su un rosso porpora molto scuro ma mai completamente nero, anche se alcuni fiori effettivamente arrivano quasi a quella tonalità così scura come il nero, e questo io l'ho visto in alcuni tulipani che riescono a diventare veramente molto scuri, e da quello che mi hanno detto anche questo elleboro dovrebbe avere questi fiori praticamente quasi neri. Ricordo che io ho anche un'orchidea a casa, una Fred Clarkera After Dark Pearl, che ha questi fiori che a volte veramente guardandoli sembrano proprio neri neri, poi guardandoli bene sono di quel rosso scuro. Ho fatto un video in precedenza, l'appuntamento in giardino l'anno scorso, su questa fioritura, magari metterò poi il link al di sotto di questo, proprio per portarvi più che altro a osservare anche questo tipo di fiori particolarmente scuri, che in giardino possono anche non dare proprio un tocco di colore, ma possono essere molto interessanti perché un po' misteriosi, ed è bello poi girare in giardino e trovare queste fioriture che sono particolarmente strane. Allora, elleboro, famiglia delle ranuncolacee, chiamato anche la rosa di Natale, proprio perché ha questa fioritura che avviene proprio nel pieno dell'inverno. A volte i suoi fiori possono anche uscire fuori magari da un manto nevoso, perché è una pianta che sopporta molto bene il freddo intenso. Ricordo che l'elleboro o elleboro è una pianta particolarmente tossica, e non è una pianta tossica che può dare qualche disturbo gastrointestinale, ad esempio, nella sua ingestione, nel caso venga ingerita da animali o da persone, ma è una pianta molto ma molto tossica, anche mortale. Quindi quando noi portiamo gli ellebori nel nostro giardino facciamo molta attenzione di posizionarli in zone in cui magari i nostri bambini non vanno a raccogliere delle piante o dei fiori perché gli piacciono, e soprattutto anche se abbiamo degli animali facciamo attenzione, perché l'elleboro è una pianta molto ma molto pericolosa, il suo veleno è potentissimo, e quindi un occhio di riguardo nella sua sistemazione in giardino. Io lo sistemerò sotto il banano, quella è una zona in cui non cresce tanta erba perché è sempre molto in ombra. Io, avendo dei gatti che girano in giardino, quest'erba naturalmente in misura minore non viene considerata dai miei gatti, perché preferiscono un bel manto erboso per poter mangiare l'erba. Sappiamo che i gatti a volte masticano l'erba proprio e la ingeriscono per poi rimettere insieme all'erba questi boli chiamati di pelo.
quindi i miei gatti quella zona lì non la frequentano molto e quindi quello può essere un posto buono per mettere l'elleboro. Poi è anche vero che gli animali sanno sempre un po' cosa possono mangiare e cosa non possono mangiare, ma per evitare spiacevoli conseguenze mettiamoli in una zona un po' riparata e non tanto magari alla vista dei bambini, che magari in pieno inverno possono andare a raccogliere quei pochi fiori che ci sono in giardino e raccogliere proprio i fiori di questa pianta, che può essere molto pericolosa. Io vado sempre molto con le raccomandazioni per quello che riguarda i veleni delle piante, perché ci sono delle piante che sono veramente pericolose per ingestione ed altro, quindi attenzione. E questa, l'elleboro, è una di queste piante, insieme magari alla digitale ed altre. Magari più avanti in appuntamento in giardino farò un video dedicato anche ai veleni delle piante, perché può essere un argomento anche molto interessante. Allora, come coltivazione, poi dopo andiamo a metterla nella buca che ho preparato, in una zona di ombra. Come coltivazione l'elleboro è una pianta che gradisce un'esposizione che va dalla semi-ombra all'ombra. Un'ombra totale potrebbe magari dare qualche piccolo problema di sviluppo a questa pianta. Una semi-ombra in cui riceve un po' di luce magari al mattino può essere l'ideale. L'importante è che non sia esposta al sole pieno, anche se qualche elleboro lo può sopportare. Ricordiamoci che sono piante di sottobosco queste, e quindi se vivono in un ambiente in cui gli alberi poi perdono le foglie, avranno l'ombra dei rami delle piante sul terreno e quindi saranno più esposte a una luce solare. Quindi più che un'ombra fitta, diamogli un'ombra in cui ogni tanto un po' di luce arriva, ma senza esagerazione. Come terreno amano un terreno organico, un terreno ricco, possibilmente leggermente sabbioso, non amano molto i terreni argillosi, e soprattutto che abbiano una componente alcalina. Noi possiamo aumentare il pH del nostro terreno con determinati metodi. Uno di questi, ad esempio, è conservare i gusci delle uova. Prima di cuocerle conserviamo il guscio. Io solitamente conservo i gusci delle uova che rompo per preparare delle pietanze. Difficilmente uso i gusci invece delle uova che sono delle uova sode, perché è molto difficile staccare le pellicine. Preferisco gli altri, e queste uova ridotte poi un po' in polvere o a pezzettini grandi o piccoli che siano, possono essere inseriti nella terra con una palettina, in modo che con la bagnatura loro poi lentamente si dissolvono nel tempo e rilasciano un po' di questa sostanza che alza il pH della terra. Le innaffiature possono essere regolari durante l'anno. Ricordiamoci che sono piante di sottobosco, quindi gradiscono un terreno sempre fresco e umido. Possono sopportare anche la siccità, dei brevi periodi di siccità, ma durante le stagioni veramente molto calde e secche aiutiamole con delle bagnature, perché questo può essere un problema per loro, poi un'eccessiva siccità. Quindi meglio bagnarle un pochettino di più, ma attenzione, perché il terreno di queste piante deve essere sì umido, ma mai fradicio. Non amano, come tantissime piante, il ristagno idrico, quando l'acqua ristagna nel terreno per troppo tempo. Meglio bagnare bene, lasciare un po' asciugare e poi ribagnare. Il concime che si può utilizzare per l'elleboro può essere uno stallatico pellettato, può essere il compost. Se abbiamo le compostiere in giardino è un ottimo concime il compost da inserire nel terreno dei nostri ellebori, oppure, come userò io per questa pianta, una bella manciata di pollina, perché ho avanzato questo sacchetto di pollina nel garage che era molto grande. L'ho utilizzato un pochettino in giro l'anno scorso, perché l'ho comprato 2 anni fa. L'anno scorso l'ho utilizzato un po' in giardino, ne ho avanzata ancora un quarto di quel sacchetto, e quindi devo cercare di farlo fuori, e quindi utilizzerò la pollina anche per questa pianta. Un concime che deve essere inserito nella buca di impianto in una dose abbastanza voluminosa, perché è una pianta che gradisce un buon terreno organico con una buona sostanza organica, e quindi inseriamo una buona manciata di stallatico pellettato o pollina, in modo da dare tanto nutrimento a questa pianta di cui ne ha bisogno. Nel corso degli anni poi andremo a smuovere il terreno in superficie e sistemeremo magari all'inizio dell'autunno un po' di pollina, stallatico pellettato, oppure ancora meglio il compost che abbiamo prodotto con le nostre compostiere. Le foglie dell'elleboro le potete vedere qui, sembrano delle piccole palmette, sono delle foglie lobate e sono solitamente di un colore che va dal verde non proprio chiarissimo, da un verde abbastanza acceso a un verde un po' più scuro. Quelle che ho giù qui nell'aiuola, dove sistemerò anche questa, hanno un colore molto scuro delle foglie e possono essere anche alte 30-40 cm, quindi una pianta che occupa un piccolo spazio
molto bello, che poi si ricopre anche di questi fiori molto appariscente. La fioritura, come dicevo, è da gennaio fino a marzo, a volte va fino ai primi di aprile, a seconda della zona climatica in cui abitiamo. È una pianta, l'elleboro, che non sopporta molto il trapianto, quindi quando noi la togliamo dal suo vasetto facciamo molta attenzione a non disturbare le radici, perché è una pianta che non sopporta essere trapiantata, spostata, e quindi quando noi la scegliamo in vivaio o ce la regala qualcuno, troviamo lì subito un posto in cui poi rimarrà lì, perché appunto, come dicevo, le sue radici non sopportano molto il disturbo, quindi molta attenzione. Per quello che riguarda la buca d'impianto, dopo la vediamo, deve essere una buca molto più grande del vaso che contiene la pianta, quindi non facciamo un piccolo buchetto con la paletta per inserire il nostro elleboro, ma scaviamo una grande buca, perché un elemento molto importante nella coltivazione dell'elleboro è il drenaggio del terreno, perché, come dicevo, non ama i ristagni idrici, quindi portiamo in una buca abbastanza grande perlite, sabbia di fiume, un qualcosa, o sabbia silicea, un qualcosa che possa dare la possibilità al terreno di far passare l'acqua in modo che rimanga umido ma mai fradicio. Come moltiplicazione per queste piante, per quello che riguarda la moltiplicazione, sono piante che possono essere riprodotte per seme, ma è veramente molto lungo il processo. Un altro metodo di moltiplicazione è la divisione, quindi quando abbiamo dei cespi molto folti di elleboro, possiamo scalzarli dalla terra e dividerli in più sezioni in modo da avere più piante. Naturalmente, siccome è una pianta che non sopporta essere disturbata, quando faremo queste divisioni, la pianta, che è già di crescita molto lenta, ci metterà veramente poi tanto a riprodurre di nuovo i suoi fiori e avere magari un bellissimo aspetto rigoglioso, quindi aspettiamo anche 1 o 2 anni perché la pianta si riprenda un po' dallo shock. Naturalmente, se facciamo da una pianta molto grande 2 sezioni, quindi 2 bei cespi da mettere in giardino, essendo delle piante già abbastanza voluminose, sicuramente faranno poi dei fiori magari nell'inverno stesso, però diciamo che la pianta poi per ripartire da questo shock del trapianto, della divisione eccetera, ci mette un pochettino di tempo. Io l'ho visto nelle mie perché l'ho messa in giardino, l'anno scorso ho avuto pochi fiori, quest'anno spero di vedere qualche fiore in più. Adesso andiamo a metterla nella buca, perché non voglio fare diventare questo, io parlo sempre tanto nei miei video, lo so, perché mi piace raccontare delle piante. Adesso andiamo a metterlo nella buca e poi concludiamo il video. Eccomi qua nella buca scavata prima con la mia vanga per fare una buca molto più grande del vasetto che contiene la pianta, in modo da dare una buona percentuale di terreno a disposizione in cui ci sia un bel po' di drenaggio, perché io ricordo un terreno argilloso e deve essere corretto per la coltivazione dell'elleboro. Adesso mi trovo in una posizione un po' scomoda perché sono qui nell'aiuola delle piante da ombra sotto il banano. Devo cercarmi una zona adesso per sistemarmi e per sistemare la pianta nella buca. Qui ci sono altri ellebori che non sono cresciuti molto perché l'anno scorso io, quando li ho messi poi nella terra, non li ho concimati a sufficienza e perché hanno anche patito un pochettino la siccità di quest'anno, in questi pochi mesi in cui effettivamente non ha piovuto molto. Io mi sono dimenticato di bagnarli nella convinzione che sotto l'ombra del banano fossero al sicuro e abbastanza umidi, poi mi sono reso conto che effettivamente il terreno qui si era asciugato molto e quindi hanno patito qualcosa, e credo anche per questa lentezza che hanno loro dal riprendersi dopo delle divisioni, perché sono delle divisioni. Allora io nella buca d'impianto dell'elleboro andrò a portare una buona manciata di pollina o comunque di concime, molto importante la concimazione nell'elleboro. Il concime va messo alla base della buca d'impianto in modo che la radice è poi ricoperto con un pochettino di terreno, in modo che le radici all'impianto non vadano subito a contatto con il concime, è meglio trovarlo poi nel loro sviluppo. Adesso vado a inserire un pochettino della mia terra che è argillosa, quindi la mescolo con una dose di perlite, vado a inserire ancora un bel po' di questa terra argillosa, perché comunque il vaso, vedete, andrebbe troppo in giù, e continuo a mescolarla con la mia perlite. Fatto questo, vado a togliere la mia pianta di
eleboro facendo molta attenzione a non disturbare, come dicevo, l'apparato radicale. Quindi andiamo a maneggiare un pochettino il vaso in questo modo, controlliamo se sotto ci sono delle radici che sono uscite dal foro di drenaggio. Queste le dovremo eliminare per forza, altrimenti non riusciamo a togliere la pianta dal suo vasetto. Facciamo una piccola eliminazione, successivamente si dà qualche colpetto e pian piano si toglie la pianta. Allora, solitamente quando troviamo delle piante che hanno le radici che hanno girato su se stesse all'interno del vaso, vanno un po' tolte, soprattutto nelle piante da orto. Io faccio sempre questo, perché queste radici impediscono alle radici all'interno della terra di potersi sviluppare, perché hanno creato una barriera. In questo caso, visto che l'elleboro è una pianta che non vuole essere molto disturbata, io questo lavoro non lo faccio, sistemerò in questo modo la pianta nella buca, in modo da disturbarla il meno possibile, perché le radici sono molto ma molto delicate. Quindi vado a sistemare il mio eleboro, rimane ancora un po' troppo giù, quindi porto ancora un po' del mio terreno. Se trovate qualche sasso scavando la buca di impianto, lasciatelo, nel senso tiratelo fuori e poi rimettetelo magari sparso un pochettino all'interno, perché questo aiuta di più il drenaggio. Ok, adesso è sistemata per bene, finisco con riempire la buca. Se trovo dei lombrichi ce li butto anche dentro, tolgo le radici della gramigna che quest'anno è stata dominatrice del giardino con il clima che c'è stato, vado assolutamente a eliminarle. Questa è una zona molto in ombra, quindi anche la gramigna comunque fatica un pochino. Successivamente vado a distribuire come pacciamatura le mie foglie di robinia, che poi nel corso dell'inverno si decompongono. C'è anche qualche pezzo di banano, una piccola pacciamatura. Qui sono spuntate anche dei ciclamini, qui ne porterò poi altri di ciclamini, perché questa aiuola diciamo che è terminata, nel senso che è già piena di piante che vogliono l'ombra. Bene, lascerò il cartellino anche e poi segnerò sul mio quaderno del giardino il nome di questa pianta sistemata qui, perché poi questo cartellino si decomporrà, perché è di cartone, nel corso del tempo. Almeno so la specie che ho sistemato qui, o l'ibrido. In questo caso è l'eleboro Naomi, con questo fiore particolarmente nero. Concludo questo video facendovi vedere gli intrecci che sto facendo con le foglie di un iris abbastanza detestabile, perché è invasivo al massimo, ne parlerò in un prossimo appuntamento in giardino. Sto intrecciando le sue foglie, in questo momento semplicemente creando queste trecce di foglie di iris, per vederne poi un possibile utilizzo, vediamo, decorativo in giardino. Poi seccheranno e rimarrà questa treccia magari di un colore un po' più chiaro, secco, come decorazione del giardino. Comunque vediamo che cosa farne poi, proprio perché voglio cercare di controllarla, eliminarla da quella zona dove passa l'acqua del ruscelletto, perché è una pianta invasiva al massimo, ma ne parlerò in un prossimo appuntamento in giardino. Io, le mie trecce di iris, l'eleboro Naomi con questo colore molto scuro e il mio giardino, vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino con un altro argomento. Ciao a tutti e come al solito, grazie.